Benvenuti sul mio canale. Quest'oggi continuiamo con un altro punto per la rubrica di punti e spunti. Con questo punto direi spettacolare. È un punto molto semplice, infatti si sviluppa su due righe, però lo trovo molto bello, molto raffinato. Non ho nient'altro da aggiungere perché il punto parla da solo, andiamo direttamente alla spiegazione. Per questo punto abbiamo bisogno di un multiplo di 5 più 2 catenelle. Quindi andrò a montare per questo piccolo campione 30 più 2 catenelle. Fatte le mie 32 catenelle, ne faccio una aggiuntiva per tornare indietro, entro nella catenella numero 2 partendo dall'uncinetto con un punto basso, entro in quella successiva, faccio un altro punto basso, dopodiché aggiungo 5 catenelle di separazione, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta, 1, 2, 3 e 4, e nella quarta entro con un punto basso, entro in quella successiva e faccio un punto basso per un totale di 2. Dopodiché aggiungo 5 catenelle, conto 1, 2, 3, 4, entro nella quarta catenella utile, faccio un punto basso, entro in quella successiva faccio un altro punto basso, ancora 5 catenelle, conto 1, 2, 3, 4, entro nella quarta, punto basso, in quella successiva punto basso, 5 catenelle, 1, 2, 3 e 4, entro nella quarta, punto basso, in quella dopo punto basso, 5 catenelle, 1, 2, 3, nella quarta faccio un punto basso, entro in quella successiva, faccio un altro punto basso, faccio di nuovo le mie 5 catenelle, e conto 1, 2, 3 e 4, entro nella quarta catenella utile che è anche la penultima delle nostre catenelle, entro in quella successiva che è l'ultima con un punto basso. Abbiamo fatto la riga numero 1. Ora passiamo alla riga numero 2. Saliamo con soli 2 catenelle. No, questo giro non faccio punto basso su punto basso, faccio 2 catenelle perché abbiamo un punto alto subito dopo, quindi entro il punto basso successivo con un punto alto e con 2 catenelle il bordo mi resta 2 catenelle attaccato a un punto alto e il bordo mi resta abbastanza lineare. Quindi fatte le 2 catenelle che è il nostro primo punto alto, entro nel punto alto, nel punto basso successivo faccio un altro punto alto, aggiungo 3 catenelle e conto 1, 2 e 3, entro nella terza catenella utile, entro proprio nella catenella facendo un punto basso, quindi non entro nell'archetto in questo modo, entro nella catenella numero 3, 1, 2 e 3, punto basso, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nei miei 2 punti bassi e faccio un punto alto su ognuno dei 2 punti bassi, quindi per un totale di 2 punti alti. Di nuovo 3 catenelle, conto 1, 2, 3, entro nella terza catenella che è anche quella centrale con un punto basso, faccio le mie 3 catenelle, entro nel primo punto basso utile con un punto alto, entro in quello successivo con un altro punto alto, aggiungo le mie 3 catenelle di separazione, conto 1, 2 e 3, entro nella terza con un punto basso, 3 catenelle, entro nel punto basso, punto alto e punto alto, 3 catenelle di nuovo,
entro nella terza catenella utile con un punto basso, aggiungo le mie 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto basso utile con un punto alto, entro nel secondo con un altro punto alto, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nella terza catenella utile con un punto basso, faccio ancora le mie 3 catenelle, vado a fare i 2 punti alti sul punto basso, sui punti bassi, punto su punto, 3 catenelle, 1, 2 e 3, entro nella terza catenella utile, punto basso, di nuovo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a finire la riga con i 2 punti alti. Dopodiché ripartiamo dalla riga numero 1, giro il mio lavoro, faccio il mio punto basso nel punto che ho subito sotto, qua, punto basso nel punto alto successivo, 5 catenelle, vado nei punti alti, nel primo lavoro un punto basso, nel secondo lavoro un punto basso, di nuovo 5 catenelle, vado direttamente nei punti alti, quindi salto questo archetto, salto il punto basso, salto l'archetto dopo, vado nel primo punto alto utile, faccio un punto basso, in quello successivo con un altro punto basso, vado a rifare le mie 5 catenelle, vado nel primo punto alto utile, punto basso, in quello successivo punto basso, di nuovo 5 catenelle, vado nel punto alto, punto basso, in quello successivo punto basso, rifaccio le mie 5 catenelle, entro nei punti alti, punto alto numero 1, un punto basso, punto alto numero 2, un punto basso, di nuovo 5 catenelle, vado a lavorare gli ultimi 2 punti utili. Qui ho il punto alto, entro e faccio un punto basso, dopodiché ho le 2 catenelle, entro nella seconda partendo dal basso e faccio un ultimo punto basso. Abbiamo fatto la riga numero 3, ora riprendiamo la riga numero 2, quindi saliamo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a fare il punto alto nel punto successivo, lavoro 3 catenelle di separazione, entro nella catenella numero 3 e vado a fare un punto basso, 3 catenelle di separazione, qui ho i 2 punti bassi e lavoro 2 punti alti, un punto sopra l'altro, quindi un punto sul punto basso numero 1 e un punto sul punto basso numero 2, 3 catenelle, 1, 2 e 3, entro e faccio un punto basso, di nuovo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, qui ho il mio punto basso, entro e faccio un punto alto, in quello successivo un punto alto, 3 catenelle, e conto 1, 2, 3, entro nella catenella numero 3 e faccio punto basso, di nuovo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto basso utile con un punto alto, entro in quello dopo con un altro punto alto, 3 catenelle, entro nella catenella numero 3, punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso numero 1, punto alto, nel punto basso numero 2, punto alto, 3 catenelle, 1, 2 e 3, entro nella terza catenella utile, punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso numero 1, punto alto,
il punto basso numero 2, punto alto, di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3, punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare gli ultimi 2 punti con un punto alto su ciascuno dei 2 punti. Ora praticamente dovremo andare a lavorare in questa maniera fino alla misura che abbiamo deciso di fare. Ma siccome è un punto che tende poi a inarcarsi, andiamo a vedere come ho fatto per chiudere per poi pareggiare, che qui alla fine sono andata a fare l'ultimo giro, l'ultima riga, togliendo una catena per archetto, e il lavoro si è raddrizzato, mentre lavorando sempre con le 5 catenelle il lavoro tende a inarcarsi un pochino. Facciamo finta che stiamo facendo una maglia, facciamo finta di aver raggiunto la nostra altezza e ora dovremo andare a chiudere facendo in modo che il pannello diventi dritto. Come facciamo? Prima di tutto andremo a chiudere non dove non facciamo i 2 punti alti, cioè dove facciamo i 2 punti bassi. Quindi entro nel punto numero 1, faccio un punto basso, nel punto numero 2 faccio un punto basso e al posto di 5 catenelle ne faremo 4. Fatte le 4 catenelle vado direttamente nei punti alti, punto numero 1, punto basso, punto numero 2, punto basso, 4 catenelle, vado direttamente nei punti alti, punto numero 1, punto basso, punto numero 2, punto basso, 4 catenelle, vado direttamente nei punti alti, punto numero 1, punto basso, punto numero 2, un altro punto basso. Dopodiché proseguo con le mie 4 catenelle, entro nel primo punto alto utile, punto basso, entro nel secondo, punto basso, 4 catenelle, primo punto alto, faccio sopra un punto basso, secondo punto alto, faccio sopra un punto basso, di nuovo 4 catenelle e vado a lavorare gli ultimi 2 punti utili con un punto basso ciascuno. Ops, adesso lo devo riprendere. 1 e 2, l'ultimo sono le catenelle. In questa maniera abbiamo raddrizzato il bordo. Praticamente il lavoro da fare è tutto qua. Come vi ho anticipato, appunto, è un punto semplicissimo, ma in realtà è molto raffinato. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.